Salve a tutti, oggi vi spiegherò alcuni trucchetti per ridurre l'utilizzo della CPU nei vostri fractal. Prima di tutto facciamo un piccolo riepilogo di come sono organizzati i processori e i core all'interno di ogni device e i blocchi che vengono eseguiti su di essi. Partiamo dall'XFX 3 che ha un singolo processore con 2 core. Ovviamente questi sono molto più potenti rispetto a quelli che troveremo poi nell'FM9 e nell'FM3 ed è per questo che ovviamente questa macchina consente di caricare molti più blocchi rispetto alle altre due, nonché alcune funzioni aggiuntive. L'organizzazione però dei blocchi è molto semplice, infatti un core si occupa di eseguire soltanto i 2 blocchi AMP, tutto il resto viene eseguito invece sul core principale, che è quello per il quale vedete l'indicazione della CPU, cioè la percentuale che vedete sull'editor e sul display della macchina è riferita soltanto al core che esegue i blocchi effetti. Un po' la stessa cosa succede anche sull'FM3, anch'essa infatti ha una singola CPU con 2 core, con la differenza però che qua la core secondaria, diciamo quella di cui non vediamo alcun riferimento sulla percentuale, esegue un blocco AMP e i 2 blocchi delay. Oltre a questo poi l'FM3 ha anche quello che viene chiamato un acceleratore, che in sostanza non sarebbe nient'altro che un altro piccolo core adibito però ad eseguire soltanto la convoluzione e quindi ad eseguire praticamente soltanto il processamento delle IR, ma questo lo vedremo dopo nel dettaglio. L'FM9 invece è quella che ha un'architettura un po' diversa rispetto alle altre due, infatti qua troviamo ben 2 CPU che sono uguali a quella che troviamo sulla FM3, al netto delle versioni turbo o non turbo, per le quali cambia sostanzialmente soltanto la frequenza di clock di questi processori. Infatti le versioni turbo sono a 500 MHz, le versioni non turbo a 450 MHz e questo porta a quell'aumento di circa il 10% nelle prestazioni. Comunque, dicevamo, FM9 2 CPU con 2 core ciascuno, quindi abbiamo un totale di 4 core. 2 di queste si occupano ognuna di un blocco AMP e questo è il motivo, per esempio, per cui il blocco AMP dell'FM9 ha alcune funzioni in più rispetto all'FM3. Infatti, appunto, qua un core si occupa soltanto del blocco AMP e non pure dei delay. E quindi ha quel margine in più che consente di eseguire quegli algoritmi in più. Ad esempio quello del tremolo all'interno del blocco AMP. La terza core dell'FM9 invece si occupa dei 2 blocchi delay e dei 2 blocchi riverbero e poi la quarta è quella principale, sempre quella quindi che vediamo indicata dalla percentuale della CPU, che si occupa di tutti gli altri effetti. Anche sull'FM9 troviamo un acceleratore che si occupa della convoluzione invece. In questo caso c'è però una piccola eccezione, infatti l'acceleratore è dedicato soltanto ad un blocco cab, l'altro invece viene eseguito sul core degli effetti principale e questo fa sì che il blocco cab 1 quindi consumi meno CPU rispetto al cab 2, quindi è una cosa da tenere presente quando costruiamo i nostri preset. Un'altra cosa da tenere presente è che abbiamo pure in alcune circostanze un'indicazione per la CPU2, ovvero quella dove vengono eseguiti i 2 blocchi delay e i 2 riverberi. Questa però è visualizzabile solo sul display della macchina e solo quando sono presenti tutti e 4 i blocchi nel preset. Infatti sul display compare l'indicazione della CPU2 all'interno di uno di questi blocchi, perché anche se minimo comunque c'è il rischio, a seconda delle impostazioni che abbiamo all'interno di questi 4 blocchi, di sforare il limite di quest'altro core e quindi magari che il nostro preset abbia qualche problema mentre suoniamo col segnale che va e viene, insomma, come succede tipicamente appunto quando eccediamo con l'utilizzo della CPU. E se ad esempio abbiamo un preset dove ci sono questi
4 blocchi su questa core secondaria, può capitare che magari vediamo il warning sull'indicatore della CPU nonostante quello indichi invece che sia magari al 30 o al 40%, ma appunto quel warning è dovuto alla seconda core che purtroppo non viene visualizzata sull'editor e quindi magari questa cosa a volte può generare un po' di confusione. Comunque, detto questo, andiamo a vedere che strumenti abbiamo per ridurre l'utilizzo della CPU quando magari ci troviamo vicino al limite e vogliamo aggiungere un altro blocco, oppure magari quando un aggiornamento causa un aumento dell'utilizzo della CPU per alcuni blocchi, come ad esempio è successo recentemente con la nuova beta dell'FM9 o il nuovo firmware dell'AXFX, in cui sono stati aggiornati tutti i compressori e la maggior parte di essi consumano più CPU rispetto a prima. Quindi se abbiamo già un preset vicino al limite che ha uno o due compressori all'interno di esso, appena aggiorniamo rischiamo di trovarci un preset che non riesce più ad essere eseguito. E quindi è bene magari prendere alcuni piccoli accorgimenti per ridurre la CPU prima di aggiornare, in modo che comunque possiamo caricarlo successivamente. Ok, quindi intanto partiamo dal capire quali blocchi utilizzano una maggior percentuale di CPU e vediamo se all'interno di questi troviamo dei parametri o dei modelli che consentono di ridurre l'uso della CPU senza magari perdere troppo sul suono. Il maggiore indiziato, almeno su AXFX ed FM3, è sicuramente il blocco riverbero, perché è quello che in assoluto consuma maggiore CPU. È un ottimo modo per ridurre la pesantezza di questo blocco è quello di andare a ridurre la qualità. Vedete che qui in basso abbiamo questi due parametri, quality, che in genere su AXFX ed FM9 di default è settato su ultra high, mentre sull'FM3 è settato su economy o normal, adesso non ricordo. Comunque, andando appunto a ridurre la qualità si riduce l'uso della CPU. Da notare però che questo non succede sull'FM9 dove sono io, infatti vedete che praticamente non è cambiato nulla sulla CPU, cioè passo da economy a ultra high e resta uguale. Questo proprio perché, come dicevamo, il riverbero e i delay hanno un core dedicato sull'FM9 e quindi non vediamo alcuna differenza su quello principale di tutti gli altri effetti invece. Stessa cosa vale per quest'altro parametro echo density, che in sostanza stabilisce la densità dell'effetto del riverbero. Anche questo, settandolo a 4, praticamente la CPU si riduce di un bel po'. Per fare un esempio concreto, su un FM3 blocco riverbero in media consuma circa il 40% della CPU quando è settato alla massima qualità, quindi così come lo vedete adesso. Se invece andate a settarlo con echo density a 4 e qualità su economy, si riduce notevolmente, se non ricordo male arriva a circa il 20%, quindi di fatto riusciamo a dimezzarlo. E la differenza sul suono, comunque diciamo in un mix o comunque mentre si suona dal vivo, non è notevolissima. Cioè, si percepisce quando stiamo suonando da soli, però secondo me assieme agli altri strumenti non fa una differenza così grossa, e quindi proprio per questo in genere è la prima modifica che si va a fare al preset per quando ci serve un po' di CPU in più per altri blocchi. Altri blocchi che consumano un bel po' di CPU sono sempre quelli collegati agli effetti di ambiente, i vari multi delay, plex delay, 10-up delay e così via. Qui purtroppo non abbiamo settaggi relativi alla qualità, però l'uso della CPU varia anche in base all'algoritmo che andiamo a selezionare. Infatti vediamo in questo momento ho quad tap delay, se seleziono diffusor vedete che si abbassa leggermente di circa 0,5%, 0,4%, metto quad parallel delay addirittura si alza, arriviamo quasi al 50%, quindi già abbiamo un 2% in più circa, e così via per tutti gli altri tipi. Quindi magari se non ci serve specificatamente quel tipo di processamento, magari possiamo andare a cambiare il tipo da questa sezione e risparmiare qualcosina.
sempre che ovviamente riusciamo a replicare un po' lo stesso suono anche con un altro tipo. Comunque all'interno del blocco la CPU leggermente cambia anche in base alle impostazioni, infatti vedete che se vado ad attivare questo LFO del filtro, quindi portando il depth da 0 a un valore più alto, vedete che la CPU aumenta leggermente, siamo passati da 48 esatti a 48.3, e la stessa cosa vale anche per tanti altri parametri all'interno del blocco. Per esempio, anche se attivo diffusion, vedete che ha fatto anche qua un bel salto, siamo passati da 48,3 a 49.8, quindi 1,5% circa in più. Diciamo che in genere questo vale un po' per tutti i blocchi. Quando andiamo ad attivare funzioni aggiuntive all'interno di quel blocco, la CPU ovviamente ne risente, perché è un po' come se attivassimo un effetto aggiuntivo anche se si trova all'interno di quel blocco. Ad esempio, vedete anche qua input envelope va a salire di un altro 0,6-0,7%, oppure anche il Docker. In sostanza vedete che queste funzionalità sono divise per sezione e il controllo principale di quella sezione in genere attiva appunto quella parte dell'algoritmo. Per l'input envelope il threshold, infatti, settato al minimo vi dice off, cioè è spento. Per il Docker quella è l'attenuazione, quindi se lo alzate da 0 decibel aumenta la CPU. Per il diffuser è il mix e così via. Insomma, diciamo che potete scoprirlo facilmente semplicemente appunto andando a cambiare i valori di questi parametri. Un altro blocco in cui cambia e anche tanto l'uso della CPU in base al tipo che utilizziamo è il Plex Delay. Di default quando lo carichiamo troviamo questa tipologia chiamata appunto Plex Delay, però se ad esempio andiamo a selezionare un altro tipo, per esempio questo Ganymede, vedete che la CPU è schizzata a 68.5.6, mentre prima qua eravamo a 51.8, quindi stiamo parlando comunque del 15% circa, forse anche di più. Questo succede sì per la tipologia, ma anche perché all'interno di quella tipologia troviamo funzioni attive rispetto ad un'altra. Nel caso del Ganymede, infatti, troviamo in sostanza una sezione pitch, quindi diciamo è una sorta di shimmer, quindi oltre al delay ha in più un pitch shifter all'interno del blocco, e quello sicuramente è un altro algoritmo che consuma un bel po' di CPU. Anche in questo poi troviamo vari altri parametri che l'aumentano ulteriormente, ad esempio input envelope, anche qui se lo alziamo quasi 1%, il Docker anch'esso un 0, qualcosa per cento, e insomma valgono le stesse cose dette per il multitap delay. Ovviamente il modo per ridurla anche qui dipende da quale algoritmo state utilizzando, quindi insomma controllate sempre questi parametri, controllate se c'è una tipologia che magari ha un suono simile a questa ma che magari consuma un po' meno CPU e potete usare quella in alternativa. Nel caso invece in cui siate sull'FM9, il Plex Delay, se lo usate per suoni ambient, quindi per shimmer e cose simili, potete sostituirlo con un secondo blocco riverbero, e in tal caso, visto che sull'FM9 appunto il riverbero viene processato dalla core secondaria, sostituendo il Plex col riverbero andiamo a risparmiare un bel po' di CPU. Infatti vedete che passa dal 69 al 43, cioè istantaneamente abbiamo risparmiato il 25%. Ovviamente il suono non sarà identico perché sono comunque due algoritmi diversi, però magari anche lì riuscite a trovare qualcosa di simile che possa funzionare per la canzone che vi interessa suonare, insomma. Un altro blocco invece in cui conviene andare a guardare le impostazioni, perché possiamo ridurre la CPU senza alterare il suono o comunque facendolo in modo minimo e quasi impercettibile, è il blocco cab. Innanzitutto possiamo farlo scegliendo la tipologia di IR che vogliamo usare. Infatti se andiamo a vedere, normalmente di default il blocco cab, almeno su FM9 ed AXFX, forse non su FM3, non ne sono sicuro, comunque controllate. Dicevo, normalmente troviamo le IR impostate sul formato Ultra Res, che sarebbe in sostanza la lunghezza delle IR. Nonostante il processamento sia effettuato nel caso delle
dell'FM9 su un acceleratore, il processamento UltraRes però comunque impatta anche la core principale. Infatti, andando a passare al formato standard, vedete che la CPU passa da 57 a 53, e ovviamente se nel caso abbiate due IR attive come qua, se lo fate su entrambe, si riduce ulteriormente fino ad arrivare a 50, quindi già abbiamo risparmiato più del 7% circa. E anche questa impostazione cambia sì il suono, ma la differenza sostanzialmente la sentite solo quando ascoltate il suono in isolamento. Nel momento in cui ci sono gli altri strumenti è praticamente impercettibile. Sull'AxeFX addirittura in questa sezione troviamo diverse opzioni, quindi non soltanto UltraRes e standard, ma addirittura lì possiamo anche accorciare ulteriormente a 512 o 256 sample, se non ricordo male, e quindi di fatto andiamo ancora di più a ridurre l'utilizzo della CPU. Su FM9 e FM3 invece standard corrisponde sostanzialmente a 1024 campioni, UltraRes invece sarebbero 8192, insomma è un po' complicata lì la cosa. Comunque è una lunghezza maggiore che ovviamente comporta l'uso di maggiore CPU. Poi, come dicevo, sull'FM9 la percentuale usata dal blocco cab dipende anche da quale blocco cab state utilizzando. Infatti vi faccio vedere che se copio questo canale del blocco cab, però il blocco, anziché essere il cab 1, metto qua il cab 2, tenete d'occhio la CPU, adesso è al 57.3, caricato il cab 2, vedete già soltanto con una IR standard l'utilizzo della CPU è maggiore di quanto non fosse prima con due UltraRes. Vedete che succede se incollo qua il canale copiato dall'altro blocco, quindi adesso le impostazioni sono identiche, ci ritroviamo al 61% in questo caso. Già stiamo parlando di una differenza del 14%, e quindi fate sempre attenzione ad usare il blocco cab 1 e non il cab 2, a meno che non sia strettamente necessario farlo, cioè quindi se vi servono due blocchi cab separati. Però per il 99% dei preset in genere ne basta uno, anche perché all'interno di uno comunque possiamo caricare due IR, almeno per gli utenti normali in genere questi bastano. Restando sempre nel blocco cab, altre funzioni che influenzano la percentuale di CPU sono il preamp. Anche qui troviamo un'impostazione di qualità, quindi possiamo scegliere tra economy e high quality. In questo caso vedete che l'utilizzo della CPU si riduce di circa il 5%, ma possiamo volendo anche spegnerlo. In realtà di default è spento, però magari se lo state usando soltanto per impartire quella leggera distorsione, colorazione al suono, sempre in un ambito live, magari sono piccole differenze che manco si percepiscono, quindi potete anche disattivarlo totalmente se vi serve, e andate a risparmiare un altro 2% circa di CPU. Poi considerate anche che se lo avete settato così come ce l'ho adesso, quindi con drive e saturation a 0 e con bassi, medi e alti anch'essi a 0, praticamente averlo acceso o spento non cambia assolutamente nulla sul suono, quindi fondamentalmente state solo sprecando potenza di calcolo. E poi sappiate che comunque la sezione filtri in questa pagina, anche se il preamp è spento, rimane attiva, quindi quelli potete utilizzarli a prescindere dal preamp. Quelli che vengono disattivati sono gli altri parametri, quindi drive, saturation e l'equalizzatore. Nel caso della modalità economy poi la differenza sostanzialmente è solo nella quantità di oversampling che viene applicato alla distorsione di questo preamp, quindi anche lì la differenza non è udibilissima, aumenta il livello dell'aliasing sostanzialmente, però in genere questo preamp non si usa per distorcere il suono al massimo, ma appunto per aggiungere solo quel piccolo qualcosa in più al suono, e quindi anche se non c'è oversampling probabilmente la differenza non la sentiremo. Un'altra funzione sempre nel blocco cab che aumenta il carico sulla CPU è la sezione room, che andiamo ad attivare o disattivare dal room level. Infatti vedete, appena lo alzo passiamo dal 50.7
al 57,6, quindi quasi 7%. Anche questa poi comunque è influenzata dai parametri. Infatti se vado a spegnere la diffusione della stanza, in realtà la CPU si abbassa un bel po'. Torniamo di nuovo al 53 e quindi riusciamo comunque ad ottenere una simulazione di stanza abbastanza leggera sulla CPU. Se togliamo la diffusione il suono cambia, perché in sostanza andiamo a togliere la parte che crea più riverbero percepibile e restano solo sostanzialmente le prime riflessioni così come escono dall'algoritmo. E poi anche gli altri parametri influiscono per qualche decimale di percentuale. Per esempio il mic spacing, se lo allarghiamo vediamo che aumenta di circa un 0,4-0,5%. Un altro blocco da andare a controllare sempre è il blocco input, perché all'interno di esso troviamo il noise gate. E in base alla tipologia di questo noise gate la percentuale di CPU cambia leggermente. Infatti se con Intelligent qua abbiamo 50.7, se metto su Classic vedete che scende a 50, quindi andiamo a risparmiare un altro 0,7%. O al limite, se quel particolare preset non è carichissimo di gain, magari non ci serve proprio il noise gate, possiamo anche spegnerlo abbassando il threshold e vedete che andiamo a risparmiare un altro 2,5% circa. Poi ci sono anche alcune impostazioni globali che influiscono sulla CPU, per esempio i global EQ. Vedete che al momento ce li ho settati su off, se li attivo invece la percentuale sale leggermente, non è tantissimo, stiamo parlando di 1,05, però di default questi equalizzatori sono attivati, ma se non li usate è inutile tenerli accesi perché vi va solo a sprecare, diciamo, preziosa potenza di calcolo, e quindi tanto vale spegnerli. Anche se uno consuma poco, se sono tutti e tre accesi il consumo comincia a essere un po' tantino. Un'altra impostazione globale ad esempio è quella del gapless, che va a consumare anche questa un po' di CPU in più, perché in sostanza è un qualcosa che continuamente registra il vostro suono per andare a riempire gli spazi vuoti quando cambiate preset o scena, e quindi essendo una cosa sempre attiva anch'essa consuma un po' di CPU. Se la spegniamo infatti vedete che scende di circa 1,5%. Anche qui, se è una cosa che vi serve ovviamente tenetela accesa, se invece ne potete fare a meno potete spegnerla tranquillamente. Poi per tutti gli altri blocchi valgono un po' sempre le stesse regole dette finora, nel senso che ci sono delle tipologie all'interno dei vari blocchi che consumano più di altre, e quindi se magari riuscite ad ottenere un suono simile con quelle che consumano meno, anche lì andate a risparmiare CPU. Addirittura, ad esempio, per il blocco drive possiamo anche toglierlo completamente nel caso in cui lo usiate come semplice clean boost. Ad esempio, quello che si usa a fare di solito è questo, cioè si mette un tube screamer davanti all'amp per boostare le medie frequenze, quindi col drive a 0 e il level a 7, ma visto che con queste impostazioni in sostanza il blocco drive non aggiunge nessuna distorsione, potreste anche sostituirlo o con un semplice equalizzatore o blocco filtro che replica un po' quella curva, o ancora meglio all'interno del blocco amp stesso. Infatti qua trovate la funzione boost, che ha varie curve di equalizzazione simili ai pedali più usati come boost. Infatti vedete troviamo TS808, Fulton, i vari boost di Fractal, insomma trovate una buona parte delle opzioni uguali al blocco drive. L'unica differenza è che qua ovviamente non avete controllo di tono e controllo di drive, cioè qua praticamente l'unica cosa che fa è aumentare il volume tramite questa manopola e applicare quella curva di equalizzazione tipica corrispondente al pedale. E così facendo, eliminata il blocco drive, è già risparmiato un altro 7% di CPU. Poi sempre all'interno del blocco drive c'è una sostanziale differenza tra alcuni tipi di modelli e altri. Quelli in sostanza che hanno la simulazione dei diodi, come appunto i tube screamer e simili, in genere consumano più CPU di quelli che questa simulazione non ce l'hanno. Prendiamo ad esempio il Fat Boost. Vedete che infatti praticamente consuma la metà della CPU rispetto al Tube Screamer. Qua siamo al 43.6, col Tube Screamer eravamo al 47,5
e invece senza blocco drive siamo al 40, quindi consuma esattamente la metà. Un altro suggerimento generale che posso darvi è quello di minimizzare il più possibile l'uso degli shunt. Gli shunt sarebbero questi, cioè i blocchi vuoti che rappresentano un semplice cavo, diciamo così, e ognuno di questi consuma una minima percentuale di CPU, se non ricordo male intorno allo 0,1-0,2, però se fate come ho visto fare a molti utenti che si preparano una catena lunghissima, magari con la previsione di aggiungere blocchi che poi comunque per la maggior parte restano vuoti, in tal caso diciamo stanno sprecando comunque un bel po' di CPU, perché si potrebbe condensare la catena in minor spazio e andare a risparmiare appunto la CPU di tutti quei blocchi vuoti. Vi faccio l'esempio, vedete adesso siamo al 40.6, ma sostanzialmente potrei anche fare così, quindi usando un blocco send and return per aggiungere un'ulteriore fila di blocchi, però vedete che la CPU è andata al 47, quindi abbiamo perso circa il 7% e sostanzialmente senza aggiungere alcun blocco utile, almeno finché non vi serve tutto questo spazio. Tra l'altro c'è anche da dire che usando il send return andiamo anche ad aumentare leggermente la latenza, perché questa catena sotto viene processata nel frame successivo e quindi di fatto stiamo aggiungendo latenza al nostro segnale. Infine, ultimo ma non ultimo suggerimento è quello di dividere un preset in più preset se lo ritenete necessario, perché nulla vi vieta anche di cambiare preset durante una canzone, o addirittura c'è chi usa un singolo preset per un intero concerto e quindi cerca di far stare tutti gli effetti che gli servono per quelle 2 ore di concerto all'interno di un unico preset e si ritrova così appunto un preset pieno di roba e quindi sempre al limite della CPU. Se invece dividete magari questo preset in più preset magari quasi uguali fra di loro, però con degli effetti divisi logicamente in base alle canzoni, sostanzialmente non avrete problemi con la CPU. Tra l'altro, insomma, adesso che hanno aggiunto anche il gapless anche sull'FM3, che comunque non consente chissà quanti blocchi all'interno di un preset, si riescono a gestire comunque anche canzoni che richiedono tanti suoni diversi, appunto anziché cambiare scena e mettere tutti gli effetti necessari all'interno del preset, creandosi invece dei preset diversi per ogni sezione della canzone e quindi dividendo il carico su più preset, senza di fatto comunque avere problemi di interruzioni e silenzi vari. Infine, ultimissima cosa riguarda l'uso dei modifier dei controllers. Infatti l'uso di questi spesso non lo vediamo sull'indicatore della CPU, però succede che in preset particolarmente complessi, quando magari utilizziamo tanti modifier collegati ai vari parametri dei blocchi, nel momento in cui cambiamo il valore di quei modifier, quindi cambiando scena o muovendo un pedale di espressione, c'è uno spike, cioè un picco nell'utilizzo della CPU improvviso e brevissimo e che quindi non viene visualizzato sull'indicatore della CPU, che però può creare problemi e magari ci ritroviamo un preset che stava funzionando benissimo, magari era all'80%, improvvisamente ci spunta il warning, oppure addirittura alle volte capita che proprio si blocchi la pedaliera per qualche secondo. Insomma, sappiate che è dovuto a questo, quindi cercate sempre di minimizzare il più possibile l'uso dei modifier allo stretto necessario. Se vi capita potete anche andare a ridurre un po' il rischio di questi spike andando a modificare questo parametro, cioè update rate. Se lo mettete su slow, diciamo, la pedaliera leggerà più lentamente il valore di questo controller e di conseguenza anche quando ci sono cambiamenti non causerà questi picchi improvvisi. Poi dipende anche da che parametro state controllando, perché comunque ci sono parametri all'interno dei blocchi che quando vengono modificati richiedono dei ricalcoli, che anche questi causano questi spike nella CPU, e questo succede molto spesso ad esempio con i parametri dell'amp, perché essendo comunque algoritmi molto complessi, immaginate che può succedere quando, che ne so, vado a modificare,
che ne so, il negative feedback per esempio, cioè la modifica di uno di questi parametri appunto richiede che vengano effettuati dei calcoli molto complessi per andare a ricalcolare la simulazione dell'amplificatore, quindi insomma farlo magari dal vivo e magari in un preset che è già al limite della CPU può comportare problemi, quindi se dovete fare modifiche del genere ai parametri fatelo sempre quando state editando il preset a casa e non mentre state suonando dal vivo. Tra l'altro, diciamo, questo è anche il motivo per cui molti di questi parametri non consentono di collegare un modifier, proprio perché già in partenza si sa che controllarlo in tempo reale, magari anche con un LFO o qualsiasi altro controller che causa un cambiamento continuo del valore, causerebbe non pochi problemi. Parlando di blocco AMP, infatti vedete che il pallino giallo lo troviamo solo sui controlli principali e su pochi altri controlli, cioè tutti quelli avanzati per la maggior parte non consentono di attaccarci un modifier. Mentre stavo montando il video mi sono accorto di aver dimenticato una cosa abbastanza importante, e cioè che dovete fare sempre attenzione al consumo dei blocchi all'interno delle varie scene del preset, perché se all'interno dei blocchi usate dei canali diversi può capitare che magari voi controllate l'uso della CPU sulla prima scena e sul canale A, poi invece quel determinato blocco va sul canale B dove è selezionato un modello che consuma più CPU e magari vi ritrovate con la seconda scena o la terza scena che va oltre il limite e vi blocca il preset. Quindi dovete sempre controllare la combinazione che consuma più CPU, cioè scorrete tutte le scene che state utilizzando e controllate che siano tutte sotto al limite dell'80%. Questa cosa però possiamo anche sfruttarla a nostro vantaggio. Ad esempio, se in una determinata scena vi serve, che ne so, un plex delay o un qualsiasi altro blocco che consuma un bel po' di CPU, però allo stesso tempo avete altri blocchi che in quella scena sono spenti, sono bypassati, in questi blocchi potete andare a selezionare un altro canale con il modello che consuma meno CPU possibile per appunto recuperarne un po' e utilizzarla nel blocco più pesante. Vi faccio vedere un piccolo esempio così rende meglio l'idea. Quindi ammettiamo che io abbia questo preset dove aggiungo questo plex delay, però voglio usare il modello Ganymede. Vediamo se lo seleziono. Mi spunta il warning, sono praticamente ero al 90%, adesso addirittura spunta overload, quindi non lo posso utilizzare. Però assumiamo che in questa scena i due blocchi drive che ci sono nel preset non mi servono. Come vedete io in entrambi ho selezionato due modelli, Rat Distortion e il Maxon 808, entrambi che usano la simulazione dei diodi, quindi già so che non sono proprio i modelli di drive più leggeri. Visto che in questa scena non mi servono, posso andare a selezionare un altro canale per questa scena, mettiamo il D, dove vado a selezionare un modello più leggero. Prendiamo ad esempio il Fuzz Face, vedete che già risparmio il 4% in questo, un altro 4% qua. Vediamo che succede adesso se metto il Ganymede. Sono all'83%, già praticamente è quasi usabile, cioè, o meglio, è usabile, però essendo sopra l'80% magari un po' rischioso, ma posso andare a fare la stessa cosa anche in altri blocchi. Ho qua pure il multi delay dove c'è il quad tap delay, magari posso scorrere i vari algoritmi per andare a trovare appunto quello che usa meno CPU e a quel punto avrò questa scena che è al sicuro nonostante usi comunque nel plex delay un algoritmo abbastanza pesante. Ovviamente poi nelle altre scene dovrò fare il contrario, cioè se ad esempio nella scena 2 mi serve attivare i due drive con i modelli che avevo prima, quindi con quelli che consumano più CPU, nel plex delay devo andare a selezionare un modello che consumi di meno mentre è bypassato.
A questo punto i miei drive potranno tornare a essere appunto il Maxon e il RAT. Però, ripeto nuovamente, se fate queste cose assicuratevi di controllare tutte le scene, perché poi dal vivo trovarsi con una scena che vi spora la CPU e vi blocca la pedaliera è un attimo. Quindi quando fate queste cose, questi giochetti al limite della CPU, tenete sempre d'occhio tutto, esaminate tutte le possibilità mentre costruite il preset, perché almeno così evitate sorprese quando suonate dal vivo. Detto questo, penso sia tutto per questo argomento. Se avete domande o se ho dimenticato qualcosa, fatemelo sapere nei commenti, cercherò di rispondervi lì. Vi ricordo come sempre che abbiamo anche il gruppo Telegram, dove quotidianamente ci possiamo dare una mano a vicenda su Fractal, ma non solo, parliamo quotidianamente di qualsiasi cosa che riguardi il mondo della chitarra elettrica e della musica in generale, quindi se volete trovate il link sotto in descrizione e siete i benvenuti. Detto questo, vi mando un saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!